Ragazzuoli, benvenuti in una nuova recensione. Oggi parliamo di questo SimMagic Alpha. Ok, per prima cosa bisogna parlare di prezzo. Questo SimMagic Alpha al momento viene venduto 919 euro. Il packaging è elegante e curato come SimMagic ormai ci ha abituato. La trama nera con i loghi belli in evidenza, come da tradizione. E in confezione, ragazzi, troviamo l'alimentatore da 240 watt, le viti per il fissaggio e come al solito gli adesivini. Ragazzi, al tatto questo SimMagic risulta immediatamente robusto e compatto. Come avete visto dall'unboxing, la cosa che mi ha scioccato di più è la solidità del mozzo. In pratica ha la stessa densità di un manubrio in ghisa, ragazzi. L'estetica giudicatela voi. A me piace il fatto che non ci siano ventole da nessuna parte, né alette di raffreddamento. È presente questo disco in carbonio nella parte frontale, molto carino, e il logo è inciso nella parte superiore. Avrei messo solo 4 tappini a coprire queste viti d'acciaio nella parte frontale. Tutto sommato devo dire che il design mi piace. Passiamo adesso alle caratteristiche. Allora, il SimMagic Alpha misura 11 cm in larghezza, 11 in altezza, 18 cm la parte del servomotore e altri 10 cm quasi la parte del mozzo. Il peso è di 7,9 kg ed è in grado di sviluppare 15 Nm di coppia massima. L'encoder presente all'interno di questo Alpha è da 18 bit che equivalgono, ragazzi, a 262.000 punti di contatto per quanto riguarda il mozzo, che rispetto ai 65.000 sono 4 volte tanto, ma ovviamente siamo ancora distanti dai 4 milioni di punti di contatto che hanno Asetec e Simukub. All'interno troviamo 3 CPU di controllo con una risposta ultra rapida a 1 millisecondo, certificazione iRacing a 360 Hz, che devo dire è tanta roba. Nella parte laterale troviamo la porta USB per la connessione delle periferiche come la pedaliera, il cambio. Subito accanto abbiamo la porta Kill Switch per connettere i pulsanti per l'interruzione immediata della base, qualora dovessero esserci dei problemi. Dall'altro lato invece abbiamo la porta USB che va poi al computer e l'alimentazione. Il QR è a 6 sfere nella parte superiore e a 4 sfere nella parte inferiore. L'alimentazione al volante viene fornita attraverso il QR, mentre la connettività dei tasti avviene wireless, per la precisione a 1000 Hz. La base ha 2 fori lateralmente, 4 fori nella parte sottostante e 4 fori nella parte frontale. Questo cosa significa? Versatilità nel montaggio. E una cosa che mi ha impressionato sin da subito è la precisione del QR e l'assoluta mancanza di gioco né tra volante e mozzo né tra mozzo e base. Cioè, ragazzi, vi giuro che è solidissimo. Passiamo al montaggio. Su postazioni profilati con supporto frontale come la mia, per intenderci, basterà fissarlo con le 4 viti frontalmente, queste che trovate qui. Se avete una postazione a mezzola potrete utilizzare le viti inferiori per il collegamento e con tutti gli altri supporti anche in vendita pure per scrivania, direi che questa base è il massimo della versatilità. Ma adesso direi che possiamo trasferirci in postazione perché dobbiamo parlare di software. Il software della base ovviamente è lo stesso che gestisce l'ecosistema SimMagic, ovvero il SimPro Manager 2. La prima cosa da fare in assoluto una volta montata la base è andare a fare la centratura del volante. Il software è completissimo per quanto riguarda i filtri. Possiamo andare a modificare il force feedback, la coppia massima, i filtri standard che troviamo su tutte le basi. Possiamo modificare anche i gradi volanti al volo preimpostati oppure direttamente da qui. Possiamo andare anche a regolare il fine corsa, quanto vogliamo che questo sia morbido o rigido, quanto lo vogliamo sentire. Un fine corsa più morbido ha un leggero gioco, se andiamo a mettere un fine corsa più duro è in pratica un muro. Ma i filtri non finiscono qui perché se andiamo su altri effetti ne troviamo altri 6 da regolare. Come per la pedaliera e come per il volante possiamo andare a salvare un profilo e dedicarlo ad esempio ad un simulatore specifico. Da giochi possiamo inserire il preset della base, come abbiamo visto sia per il volante che per la pedaliera, che viene lanciato automaticamente di default quando avviamo il simulatore, e anche per la base non mancano i preset di SimMagic.
Mi raccomando, se volete un video più approfondito su come funzionano tutti i filtri, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ragazzi, parliamo di force feedback perché questa base è veramente dettagliata. Questo è il termine che mi viene da dire. In questi mesi ho corso su tutti i simulatori, trovate le gare sul canale, ma in particolare il force feedback che ti trasmette le Man Ultimate ed Air Factor 2 sui cordoli è straordinario, e soprattutto ora capisco perché su iRacing c'è la certificazione a 360 Hz, perché questa base su iRacing è uno spettacolo. Nitidissima, e su iRacing si riesce ad avere il controllo della vettura in modo incredibile. Buono il force feedback anche di Razum, ma bisogna andare a giocare un pochino sui filtri. Il clipping, ragazzi, non esiste, e se provate la base a potenza massima veramente farete fatica a girare il volante. Personalmente la coppia massima della base la utilizzo a 9.9 Nm e non ho mai avuto clipping. La differenza con l'altra base, ragazzi, sta nel micro dettaglio. Si riescono a fare delle micro correzioni quando si è al limite incredibili, e nella sicurezza di non avere mai clipping, perché il taglio del segnale al momento sbagliato, esempio luce, ci toglie proprio il controllo del veicolo, diventiamo passeggeri. Un altro micro dettaglio spettacolare sono le oscillazioni degli ammortizzatori, ad esempio con la Porsche Cup o con l'M2 su Air Factor 2, e rispetto alla base che avevo prima non ho mai avuto il problema della granulosità della base. A proposito di granulosità, la base è fluidissima, i magneti con la base accesa in pratica non si sentono assolutamente. Piccola parentesi sugli accessori, abbiamo delle staffe di fissaggio, addirittura queste con l'inclinazione a 89 euro, staffe per montare il SimMagic anche sulla scrivania a 49 euro, un USB extender che va collegato alla porta che si trova sul SimMagic, qualora volessimo collegare più periferiche come pedaliera, freno a mano, cambio direttamente alla base, l'estensione per il mozzo oppure il kill switch. Come primo pregio, ragazzi, di questa base è sicuramente l'affidabilità. In questi mesi neanche una volta ho avuto perdita di segnale, perdita di potenza, surriscaldamento, neanche dopo lunghissime sessioni di gioco. Come difetti invece segnalo questa lucina presente sulla base che è in pratica accecante come un laser, quindi ho dovuto mettere un nastro davanti. E un altro difetto, se così lo possiamo chiamare, è il tasto di accensione e spegnimento che assomiglia un po' a quello di una Bajur, un po' così per scherzo. E su un prodotto da 900 euro diciamo che mi sarei aspettato in confezione qualcosa di più professionale, come ad esempio un kill switch, ma quello viene venduto a parte ovviamente come accessorio. Ragazzi, passiamo alle considerazioni finali. Devo dirvi che questo SimMagic in tutto questo tempo non mi ha mai deluso. E per chi se lo stesse chiedendo, rispetto agli 8 Nm che avevo prima a disposizione, questi 15 Nm sono un salto enorme. Nel micro dettaglio si percepisce perfettamente l'altezza dei cordoli, la seghettatura, l'oscillazione della vettura, gli ammortizzatori come lavorano e tanti altri micro dettagli che con la base di prima non riuscivo a percepire. 16 bit contro 18 bit, già il dettaglio sul volante cambia totalmente. Forse il costo di 919 euro è un po' altino, ma è giustificato dalla qualità dei materiali, dalla solidità del prodotto e dal software. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like, di condividerlo con gli amici se non l'avete ancora fatto, e noi come sempre ci vediamo in pista.